Ultima sera a Fuerteventura. Devo ritornare in Italia per un mesetto, o forse di più, per cercare di risolvere la questione dei tendini e per altri motivi di famiglia. Ma ci saranno anche delle cose piacevoli che mi aspettano. Intanto mi godo l'ultima serata alle spiagge davanti al Parco Naturale delle Dune. Andando a vedere se trovo i diamanti dell'altra volta, ma è difficile perché adesso è estate e c'è un casino di gente. Beccato. Wow, lo stesso dell'altra volta. Muy bien. Vi ho già parlato della nave Cadiz Puerto de Rosario nell'altro video, quando a gennaio sono venuta a Fuerteventura, solo che adesso sto facendo la tratta nella direzione opposta. 36 ore di viaggio, 2 notti e 3 giorni. Un po' come una mini crociera. La terza mattina sbarchiamo a Cadiz e stavolta non mi faccio mancare un giretto della città. Prima tappa, Gibilterra, o meglio, a metà strada tra Gibilterra e Tarifa. Vado a trovare un vecchio amico che non vedo davvero da tanto tempo. Io l'ho vista venendo da quelle strade lassù, fantastico. Ho abbandonato il furgone su questa rotonda per fare il video, che poi non rende per niente, non avete idea che cos'è. Francesco mi avrà dato per dispersa. Franci mi ha portato in questa spiaggia di cui non ricordo il nome, Bolonia o qualcosa di simile. Si passava da questi parchi con perfetto prato all'inglese. Il giorno dopo lui doveva lavorare, quindi ce ne siamo stati nella piscina condominiale. In Spagna, anche a Fuerteventura, si usa molto questa cosa delle piscine nei condomini. Allora, sto risalendo verso Valencia da Gibilterra. Adesso vabbè, sono un po' a sud di Malaga, perché domani devo vedere un furgone a Valencia. Dopodiché proseguirò verso nord. Voglio cercare di arrivare per sabato in Nord Italia per una cosa, un evento, poi vi dico. Intanto mi fanno compagnia gli Infectious Grooves. Yeah. Il navigatore mi ha portato sull'autopista, a pedale. Vabbè, cammino. Allora, sono su un autogrill dalle parti di Granada. Ho lasciato Gibilterra dove ho passato 2 giorni bellissimi con il mio amico storico, il mio fratellino skater. La prossima volta al ritorno mi fermo di più, mi vorrei fare un giro sulla rocca, eccetera. Diretto a Cadice
E adesso sto risalendo verso Valencia, perché domani devo vedere un furgone, se riesco a beccare la tipa, che è scomparsa, non risponde da 2 giorni. Se mi piace, se mi convince, metto subito in vendita. Un po' mi mangia il cuore, però se avete visto il video dove parlo del pro e contro di un van piccolino, viverci proprio come casa, soprattutto se il tuo lavoro non è un computer piccolino, ma devi avere bassi, amplificatori, strumentazione eccetera, non è proprio fattibile, proprio non per questione di spazi. Siete sicuramente di comodità, quindi per un po' va bene, però poi ci vuole qualcosa di più grande se ci devi stare fisso. Quindi vado a vedere se mi piace, metto in vendita ad Asti, Italia se lo vendo, altrimenti lo riporto in Spagna, lo matricolo lì, dove sicuramente lo vendo bene, però se riesco a vendere in Italia faccio tutto più velocemente. Dopo Valencia filo dritto al nord, perché se ci riesco sabato e domenica, per venerdì non ce la faccio, però sabato e domenica vorrei raggiungere Danilo e Sara, questi ragazzi che stanno facendo un furgone, anche loro se lo sono cambiato, prima erano uno piccolino. Ho organizzato questo raduno tra camperisti, tra gente che ama camperizzare e campeggiare in un posto bellissimo. Non anticipo niente, devo schiacciare il pedale per arrivarci in tempo. Se volete una carica, nel caso dovreste guidare di notte, Mas Borracho, Infectious Grooves, i bei tempi di Trujillo con Mike Moore, l'altro gruppo dei Suicidal Tendencies. Allora, qui a Granada si sta meglio, però quando sono partita dall'Andalusia non ero più abituata al caldo europeo. Andando a Fuerteventura è sempre ventilata, è capitato giusto un paio di notti che ci siamo svegliati per il caldo. E adesso proseguo, perché ovviamente sono partita tardi per evitare questa botta di calore, e poi perché io non mi piace guidare di giorno. Sono andata a fare una nuotata, io amo guidare di notte, preferisco decisamente. Già normalmente la mattina non riesco a sonno, di giorno preferisco starmene a nuotare, è molto meglio guidare di notte. Mi dirigo verso il paesino dove devo vedere il furgone. Caudiel, un posticino che si trova tra Barcellona e Valencia. Il caldo dell'Andalusia mi ha squagliato il reggi telefonino, diciamo, non so come si chiama, quel coso. Quindi non posso più fare facilmente le riprese dei paesaggi. Questa la devo fare perché è bellissimo qua. Guardate che meraviglia di posto. Ho passato dei tornanti bellissimi, ma purtroppo non potevo fare video perché il calore esagerato dell'Andalusia mi ha praticamente squagliato il cazzimbocchio che è il reggitelefono. Ne avevo comprato un altro, ma ha squagliato anche quello in mezz'ora. Il furgone non mi ha convinto molto, era pieno di ruggine esternamente. All'interno aveva già dei mobili, ma non aveva un minimo di coibentazione. Questo della ruggine pare sia un problema abbastanza comune per i Mercedes Sprinter. Certo era bello grande, ci fai anche la doccia interna volendo. E lo sterzo era più comodo del mio. Magari se c'è ancora quando vendo il mio, potrei vedere se mi abbassa un po' il prezzo. Il ragazzo del furgone mi ha indicato un posto meraviglioso qua vicino da visitare e da fare il bagno domani. Sorgenti termali naturali. Il posto era stupendo, peccato che non si potesse rimanere a dormire nel parcheggio, era proibito. Alla fine ho deciso di rimandare il bagno termale al mio ritorno, per non perdere l'evento. Bellissimo questo
coso che ho comprato 5 watt nella centralina, va. Funge, c'ho l'aria condizionata. Che differenza. Man mano che ti avvicini alla Francia, gli autogrill sono un'altra cosa. Alberi, ombra. La France, Pirenei. Da qualche parte in Francia. Questa è stata l'ultima pausa per mangiare qualcosa prima di ripartire e dirigermi direttamente a Milano, senza più soste. Nel video di domenica prossima vi porterò con me al raduno di Danilo e Sara sul lago del Mis. Assaggeremo le fredde acque dei Cadini del Brentone e poi un passaggio a Bassano del Grappa e ad Oliero nella valle del Brenta e in tanti altri bei posti. Hasta luego!